Vediamo se Giacomo riesce a raggiungerci. Yes! Ce l'abbiamo proprio fatta, infatti ti vediamo. Eccomi, mi sentite anche? Ti sentiamo anche, sei già pronto all'attacco, sei, hai accordato un Sono già programma. pronto all'attacco. Allora, vediamo se vi piace di più questa luce qua, questa qui, non so, ho di tutto qua. No, guarda, io ti vedo benissimo, sei bello come il sole, quindi... Uh! Fresco come una cacca sull'asfalto. Beh, immagina che tu sarai abbastanza provato dagli ultimi eventi, perché posso dire che abbiamo dovuto rimandare la diretta perché tu mi hai detto, io ti ho detto, insomma, ci eravamo messi d'accordo, poi mi hai detto, guarda Matte, ho un problema perché quel giorno lì ho un impegno con la Unziker. Allora, sai, quando uno ti dice così, ti dici, "Vabbè, Ma effettivamente non è capisco quello che che pensate, non è quello che pensate. ad ogni modo, insomma. Comunque sì, c'è un suo programma che sta facendo adesso su 5, che fa un paio di puntate. La prima esce mercoledì e canterò qualcosina, insomma, durante questo suo programma che è un po' celebrativo della sua carriera televisiva, insomma, fa 25 anni perché ragazzi, la Unzi è dai tempi di Mai Dire che scorrazza per i palchi televisivi, per cui... Sì, tra l'altro devo dire, non si chiede l'età di una signora, ma credo che dimostri molti meno anni di quelli che ha. Eh sì, È bene, bellissimo, fa 44 ma portati pazzescamente. è una donna veramente bella. Bene, allora, che si dice? Quali sono già le cose sulle quali fremiamo in Guarda queste Giacomo, io non sede? so noi di solito io introduco queste chiacchierate raccontando un po' come ho Mhm. conosciuto personalmente quantomeno la persona con cui vado a chiacchierare, però nel nostro caso ci conosciamo adesso. Io posso dirti che ti ho Esatto. conosciuto tramite gli allievi che mi facevano sentire delle robe incantabili che facevi dal vivo e prendevi dei suoni veramente Non le canto nemmeno io. No, no, devo dire, ecco, insomma, la prima volta che qualcuno mi ha detto ma come fai? Io ho detto guarda, glielo chiediamo a lui perché io non lo so. Adesso finalmente abbiamo l'occasione di avere una risposta, quindi, oddio, c'è un pochino di defiance di connessione, no, ma ci sei sempre. Ok, Ehm, sì, sì, ogni tanto sono io che mi frizzo tipo così, No, mi frizzo apposta se volete. non c'è problema, queste sono le connessioni, funzionano così almeno nel nostro secolo. Allora, a me piacerebbe chiederti, chiedo sempre riguardo alla formazione, all'esperienza, cosa hai fatto, cosa hai Sì, studiato, se hai mai studiato, perché tanti cantanti cantano benissimo, non hanno mai studiato per dire, quindi raccontaci un po' la tua. allora, io ho cominciato abbastanza tardi, tra virgolette, nel senso che conoscendo anche altri cantanti così, io ho cominciato a 17-18 anni. E forse questo, come dico a tutti, è stata un po' un po' la fortuna nel cominciare ad approcciarsi al canto con la voce già più o meno cambiata, perché almeno a quell'età, insomma, avevo già sicuramente, almeno non cantavo più con la voce, diciamo, bianca. E questo sicuramente credo che mi abbia un po' aiutato perché le prime esperienze, insomma, sono state proprio direttamente con delle band, ovviamente garage band, amici, con tre chitarristi, per cui c'è in situazioni scomode, però facendo i Queen, cioè io ho cominciato subito facendo quello che mi piaceva, per cui tutto questo nell'insieme sicuramente ha aiutato un po'. Però ovviamente mi stavo inventando in base a quello che erano i miei ascolti, il modo in cui ascoltavo la musica, la voce di Bono Vox degli U2, di Freddie Mercury, di tanti cantanti che erano già dei riferimenti per me, Steven Tyler degli Aerosmith, e specialmente anche Klaus Meine degli Scorpions, devo dire, che in quel periodo, perché proprio superiore, in quel momento lì, insomma, oltre a tutti i cantanti power metal, per cui avevo già provato a urlare di tutto e di più con Michael Kiske, Kai Hansen degli Halloween o Bruce Dickinson, però appunto non mi ero mai buttato e mi sono provato a buttare appunto verso quell'età. Il primo insegnante che ho cercato è stato Michele Luppi perché geograficamente, insomma, io stando a Reggio Emilia, adesso no, è 10 anni che sto a Mantova. Ciao Max, Bonfrisco, adesso, un mio amico. Da 10 anni a Mantova, ma ho sempre vissuto a Reggio Emilia e
Michele era all'epoca, insomma, quello che tutti ammiravamo, perché girando con i Mr. Pig faceva tutto quello che un po' un cantante come me sognava di fare, le Zeppelin, di Purple, tutti questi acuti, no? Fatti con questa leggerezza estrema, con questa potenza. E cercando Michele ho fatto 2 o 3 anni di lezioni da lui, per cui ciao sorella, mia sorella. E, facendo così 2 o 3 anni di lezione da lui a Fabbrico, diciamo che sono partito un po' con quell'impostazione. E, dopo mi sono arrangiato per qualche anno, ho ricercato, perché adesso non saprei dire, sì, diciamo tra il 2004 e il 2007, quando era 2011-2012 ho cercato di nuovo un insegnante di canto e ho passato 1 anno o 2 da Barbara Scioliomova, una cantante che insegna verso Verona. E, devo dire che questi 2 anni con lei mi sono molto serviti per tutto quello che riguarda la parte più acuta, forse, della voce, nel senso che mi ha dato un po' una visione più classica della voce, per cui con tanto lavoro sugli spazi dedicati alla voce di testa, per cui proprio cantando da sopranista, cantando da Mhm. contralto, cantando da insomma tutto diciamo in M2 con falsettoni o comunque insomma in questo modo Falsettista, per quindi. cercare, Mhm. sì, per cercare proprio l'estensione massima. E anche un'altra cosa che mi è servita, che adesso non faccio più tanto, ma è stato quello proprio di cantare mentre facevamo un sacco di esercizi vocali, stando, che ne so, in equilibrio sulla pancia, appesi su Mm. uno sgabello e tutte queste cose, mentre facevamo step, mentre si saltavo. E tutto questo sicuramente mi è servito molto perché poi in sede live, effettivamente, quando si va a fare i tour così, l'impegno fisico è tanto. Io non sono particolarmente magro e questa cosa qua sicuramente mi è servita perché il fiato comunque, Sì. ahimè, se tu la prendi in questo modo, un po' è un discorso sportivo quasi, dimmi, dimmi. Sì, è anche proprio un discorso di bilanciamento dello strumento, nel senso che il diaframma alla fine ha il duplice ruolo di essere il mantice del fiato, ma ha anche un ruolo importante nella regolazione dell'equilibrio, quindi lavorando sull'equilibrio alla fine vai a lavorare meglio con il mantice e quindi sicuramente ti ha aiutato a cantare ancora Sì, più cazzuto, insomma. diciamo spostando un po' l'attenzione dal suo punto di vista nella parte più profonda, per cui proprio nel bacino, a cercare una respirazione più lombare e che provenisse, diciamo, dal pavimento pelvico, per cui è stato un periodo un po' di sperimentazione in quel senso. Adesso sono tornato un po' ehm, verso altri lidi, cioè mh, mi domando poco dal punto di vista della respirazione che cosa faccio, ma faccio una premessa, appunto, ho fatto tutti questi un po' di lavori con questi insegnanti e in questo momento, non so se è appunto per tutto questo studio precedente, eccetera, però ho abbandonato un po' la sensazione che la respirazione sia così, che mi metta così tanta ansia, ecco, cioè del fatto che la respirazione sia sempre, no, un preparare tanta aria, perché ultimamente tanta aria non ne uso, e questo è il fatto. È cambiato il modo nel quale percepisco il suono, principalmente, per cui cerco di respirare come farei per parlare, passami il termine, no? Per cui riducendo al minimo il lavoro della respirazione per non riempirmi troppo e per non avere troppa aria da dover esaurire, ecco. E questo discorso diventa invece più importante quando so che devo fare proprio un esercizio di stile, cioè quando devo essere al 100% performante per fare quell'acuto maledetto di Impressioni di settembre che piace tanto, allora so che in quel momento lì respiro di più per quello che mi serve, perché ho una ventina di secondi, insomma 15 secondi da dover impegnare in quel modo lì, non è così lungo in realtà, però nel senso, siccome lo faccio 2 volte dal vivo, no? Proprio, una volta e poi di nuovo, per cui diciamo che in certi momenti particolari allora la respirazione
torna ad essere importante. Non potrei Oppure, e qui esserti chiudo un po' più il grato, cerchio, scusami se ti interrompo, un secondo, non potrei esserti più grato di questa condivisione che condivido così tanto. beh, ovviamente, cioè, ponendo che ci sia già una base, diciamo, del canto, dopo ne Certo. parliamo, insomma, di un certo tipo. E l'altra cosa è invece quando mi dedico a dei suoni particolari, perché sono un po' un fanatico di tutti i risuonatori, di tutti i suoni che possiamo fare e ovviamente se devo scegliere una timbrica molto soffiata, per cui sempre prendendo ad esempio Impressioni di settembre, all'inizio delle strofe, se io non dovessi impegnarmi, la farei parlando. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, però questo tipo di voce, che ovviamente è la mia più in comfort, no? Facendo questo tipo di voce sono in comfort, nel senso magari non mi piaceva, per cui insieme a Piero all'epoca mi suggerì perché non ci metti tanta aria quando fai la strofa, allora fare quante gocce di rugiada intorno a me. Come sta Ovviamente più ho alto. bisogno di più aria perché è un timbro soffiato e allora sì, la respirazione in quel caso lì diventa quasi più totalmente bocca che naso e dedicata al momento, per poi tornare al quanto verde tutto intorno ancora più in là, dove in questo caso sul tipo di suono che ho, per il tipo di suono che ho, non ho bisogno di respirare così tanto, anzi. Certo, cioè possiamo dire che al momento dell'ispirazione ti calibri in base al tipo di suono che devi tirare fuori. Chiaramente se devi tirare fuori un suono arioso, quando prepari il repertorio lo sai, lì prenderai un fiato più importante, ma di norma, insomma, Esatto. non è il tuo focus principale. Ma guarda, lo condivido tantissimo, soprattutto, sai cos'è che credo che in generale la vecchia scuola ci abbia Mhm. messo, almeno alla nostra generazione, una certa pressa su questa cosa del fiato, che non Mhm. è che non ci debba essere, ci deve essere, però a un certo punto è Certo, tutto un allenamento del quale per la maggior parte del tempo campi di rendita per l'atleticità che hai acquisito allenandoti, ma poi dopo non è che quando devi cantare appunto magari una strofa comoda, il pieno di fiato ti fa comodo, a volte è un ingombro, a volte è dipende, troppo. esatto, esatto. Credo che sia importante cercare di capire quanti suoni abbiamo, quali suoni poi scegliamo anche, perché per personalizzare la propria voce credo che sia proprio importante capire come vogliamo cantare quando siamo in una certa zona, mm? Mhm. Che suoni scegliamo e perciò come agiamo già prima nel cervello, cioè quando noi dobbiamo andare a cantare una frase, sia che sia una cover, che sia una canzone che abbiamo scritto, che se già immaginiamo come la canteremmo, vuol dire che noi abbiamo già scelto che suoni usare in certe zone della voce. Questo è un altro discorso che per me è caro, però capisco che è già abbastanza avanti, cioè provare proprio a frammentare la propria estensione e decidere in quelle zone che tipo di suoni facciamo potenzialmente, anche per essere un po' noi stessi quando le facciamo. Quando se tu dessi una canzone qualsiasi a Tiziano Ferro da cantare, lui saprebbe dove trasportarsela e come cantarla nella sua zona per fare in modo che Tiziano Ferro sia Tiziano Ferro. Sì. Bene, Per cioè, cui mi fa sì, piacere, la cosa che mi fa piacere è che, a parte stai condividendo un sacco di dati tecnici, io non so se hai avuto occasione in questi giorni, o magari hai avuto in precedenza di guardare, insomma, come mi rapporto con la didattica, come chiacchiero, io sono no, molto, volevo molto. essere proprio vergine Ma va bene, dai, di, lasciamo di così, poi sensazioni. dopo. Ma va benissimo, però mi piace parlare molto di tecnica. Con questo non voglio dire che si vada perdendo assolutamente, almeno spero, l'aspetto artistico, però mi piace parlare di Mhm. tecnica, mi piace che sei entrato proprio parlando di cose molto pratiche, perché sul mio canale per lo più ci saranno persone che sono interessate a questo, quindi gli hai già dato un sacco di consigli che possono mettere in pratica, no? E questo mi fa molto Bene, dai. piacere. E mi fa anche molto piacere vedere che c'è dietro uno studio, perché tante volte cantanti come te, cioè con un talento, voglio dire, penso di poter dire che
hai coltivato il tuo Insomma, talento, no? Che comunque ci sia un talento piaccio, a qualcuno piaccio, dai. e poi riesci a fare delle cose che non tutti riescono a fare, obiettivamente, non è alla portata di tutti, no? Però la cosa che E mi anche interessa di più, tanta... Dimmi, dimmi. no, Sì, sì, dicevo, dimmi, dimmi. il fatto che ci hai lavorato. È bello, cioè è questo che mi interessa, il messaggio è molto bello, sì, ok, ho un talento, però ho lavorato in questo modo, ho lavorato con questi cantanti, in questo caso ho acquisito questo, in quest'altro caso ho acquisito quest'altra cosa. Questo è un bel messaggio, nel senso, quello che a me interessa è appunto che passi che la didattica non è una roba da sfigati, ma insomma la voce bisogna coltivarla No, perché... no, infatti mancava una persona di riferimento all'appello che è Sabrina Roman, che è un'insegnante di Udine. Sì. Con lei ho fatto qualche lezione, mi pare fosse il 2018, 2019, perché avevo dei grossi problemi, cioè sentivo di aver cambiato modo di cantare e che cambiavano tutti i miei passaggi di registro, ed è stato perché avevo appena cominciato a cantare con i Rhapsody of Fire. E quell'esperienza lì appunto mi ha messo alla prova e ho dovuto tornare ancora da qualche persona di riferimento, in questo caso appunto questa Sabrina Roman, che ringrazio molto, che mi aveva fatto notare che per esempio stavo perdendo una cosa che non avevo mai considerato, cioè il focus del mio suono, cioè dove la mia voce suona già nel parlato e come parlo, perché è una cosa che magari si dà un po' per scontato, almeno nel mio caso per esempio la davo per scontato e invece stavo parlando male. Parlando Mm. male, cantavo male. Non riuscivo a durare più di 45-50 minuti sul palco e c'erano dei grossi problemi nel cambiare proprio registro, diciamo, c'è proprio tra M1 e M2 ad affrontare la mista con serenità. Ecco, questo proprio erano i problemi grossi. Mi interveniva anche il fischio, c'era proprio una forzatura, diciamo, cose che poi ho notato specialmente io, perché la gente quando vai giù, ma non hai sentito che merda? E io, ma no, era tutto bellissimo, e io dicevo, no, facevo una fatica bestia, o questo e quello, io non ho sentito niente, e vabbè, allora, no, scherzo, però Mm. nel senso, ovviamente io sono un maniaco in questo e ho sempre cercato, ecco, di capire, ovviamente, perché non mi basta accontentarmi. E allora lì è arrivato questo discorso appunto sul focus del suono e sull'uso più mirato della maschera, per cui ultimamente quello che è cambiato negli ultimi anni, diciamo dal 2018 in poi, è il modo in cui pronuncio la A, specialmente, perché Ah, sì, è una di quelle vocali un po' bastarde che se canti, specialmente in un genere un po' tenorile come il mio, almeno su di me, almeno su di me, mi ha sempre creato un po' di problemi. Lavorando un po' di più in maschera, devo dire che la A è diventata più simile a come la pronunciamo parlando, per me. Cioè, se io devo dire ancora, il mio viso non fa nulla per pronunciare la A, se non articolarla già in prima fase, no? Nella laringe, A, e lasciando che la maschera faccia il suo mestiere. A, A, A! Per cui grazie per questo sì, questo, 197. questo mi ha risolto un po' di problemi, perché effettivamente la A mi ha sempre dato un po' da fare, no? Perché non sapevo mai dove piazzarla, come articolarla anche magari con la bocca, poi ovviamente tutto dipende dalla zona nella quale cantiamo, però parlo specialmente sempre di quella bastarda, cioè di come affrontare la mista, che se vuoi è uno degli argomenti che magari interessa di più, non so, anche L'argomento probabilmente, cioè come hai... penso che no, la zona più bella della voce è la zona dove i due registri si intrecciano, indipendentemente da come uno li affronta, poi i colori migliori sono lì, ognuno poi, cioè come dire, ci sono, credo no, che si possa dire, ci sono vari modi di affrontarli, ma è sicuramente l'argomento, cioè la liuteria della voce prende piede proprio da lì in poi, da quella zona. Quindi, Allora, permesso che dovrei bere... Posso bere un goccio d'acqua? Arrivo, guarda, arrivo beviti subito. un goccio d'acqua, tra l'altro c'è la chitarra, se ti va di suonarci Sì, sì, anche sì. va a fare i tuoi Infatti adesso livelli. vi faccio qualcosa, arrivo subito. Vai tranquillo, vai. Ragazzi, intanto vi voglio dire che il suo primo intervento sul Fiat è stato per me commovente, perché tutte le volte insomma, che cerco di invitarvi a spostare, almeno alcuni di voi,
un pochino l'attenzione dal fiato, quindi quando vado a dirvi magari il problema non è il fiato, magari il problema è da ricercare da un'altra parte, ecco, con lui stiamo parlando di queste cose, infatti ci ha spiegato, ecco, l'è già tornato, quindi ti passo subito la parola, stavo dicendo che mi ha fatto molto piacere che hai un attimino alleggerito, come posso dire, anche se un pochino, ma quello che è giusto fare, hai alleggerito un pochino la attenzione sul fiato e l'hai spostata per esempio sull'articolazione e su altre cose. Mhm. Cosa ci farebbe gentile? Ma un classico, dai. Somebody to Love, faccio un accenno solo per, Ma sì, dai, per questo- gli amanti del ci sto. genere. Each morning I get up, darling, can't really stand on my feet, take a look in the mirror and cry, Lord, what are you doing to me? I spent my years in believing you, I just can't get no relief, Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart on pay all on my own. I get down on my knees and I start to pray. Through the tears run down from my eyes, Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Every day I try, and everybody wants to put me down and say I'm going crazy. They say I got a lot of water from my brain, I got a common sense, got nobody left to believe. Somebody, can anybody find me somebody to love? Anybody find me somebody to love? Ecco qua. Giacomo, sembra che dormi mentre canti, vergogna! Maschera! Guarda, stanotte non dormo di sicuro dopo che ho visto questa cosa. Complimenti. Comunque, grazie, però a volte me l'hanno segnalato come un problema, perché Luca Pitteri, che saluto tanto, che è un vocal coach che ha lavorato tanto anche ad Amici, mi diceva, ma tu sembri dissociato, cioè quello che fai col viso non rispecchia quello che è fisicamente, anche il fisico, no? Quello che fai, per cui a volte sembra un problema, ma Vabbè, se un vi giorno assicuro che mi decidi che non diverto. sai che sai questa cosa poi non ti interessa più, passamela un po' a me. Io la prendo volentieri. Bellissimo. Che ti devo dire? Grazie. Sei seduto, chitarra e voce, l'hai cantata. Beh, vabbè, insomma, l'ho resa molto semplice con la chitarra, non è che devo fare delle cose pazzesche. Beh, Dimmi. no, volevo dire, ce ne vorrebbe. Ma, Capirai. guarda, procederei se per te va bene, visto che andiamo alla stragrande, ti vorrei chiedere, perché tu potresti raccontarci un sacco di, ovviamente,
hai un Sì. sacco di esperienze diverse, perché per l'appunto The Voice, e quindi il mondo quello mainstream, Mhm. la televisione, e poi Rhapsody of Fire, quindi è una realtà ben diversa, comunque, anzi, più vicina sicuramente a cose che io amo, ecco, quindi più rock. E poi di Sì, nuovo, vincitore di All Together Now, cosa ti andrebbe di raccontarci? Perché poi tra l'altro, ecco, una domanda mi viene da farti. vai. Non so se, ecco, questo vorrei sapere. È giusto dire che sei stato ingaggiato dai Rhapsody dopo The Voice o era... Sì, è stato proprio per quello che Alex Staropoli, il tastierista, eh, viveva già all'estero, perché lui adesso attualmente vive a Londra, comunque viveva già in un altro paese, e proprio per caso vide le puntate di The Voice dalla prima, dalla mia blind, ed era rimasto insomma incuriosito, no? Da ciò che proponevo, col fatto che mi ponevo proprio così a capello sciolto a fare dell'hard rock in prima serata sulla Rai, e ha seguito tutto il mio percorso, gli è piaciuto, è stato, insomma, mi hanno anche rispettato abbastanza, nel senso che io devo proprio ringraziare anche il fatto che in entrambe le esperienze, sia The Voice che How Together Now, nessuno ha pensato di dovermi trasformare. Questo è stato molto importante, se non, per esempio, How Together Now per il look, però io penso anche che ci sia una giusta evoluzione anche in ognuno, cioè nel senso che ogni ambiente abbia il suo look dedito, non so come dire, non mi dispiaceva, ecco. E penso che lo conserverò per fare, per esempio, le mie cose originali in italiano, Devo dire, io ho visto, ti dico perché... la verità, io ho visto la finale perché me l'ha consigliata un amico Giuseppe, che saluto, Mhm. mi ha detto, guarda, c'è questo cantante che secondo me vince e secondo me ti piace, perché aveva visto che c'era vero. Ho visto la finale effettivamente c'aveva un look stilosissimo, fighissimo, quindi insomma... Beh, sì, tipo vestito da matrimonio, cioè nel senso il pantalone rock, però Serio? con questo, Serio ma rock, sì. come si chiama? Non so come chiamarla, perché è tipo smoking, però in realtà quelle giacche, sì, da matrimonio che hanno, vabbè, comunque, a parte questo, Quella che cosa qua lì, parliamo di sì. moda. E per dire che sì, nel primo caso l'esperienza con i Rhapsody è nata anche per questo, perché io ho cominciato a lavorare con Alex. L'idea iniziale sua era quella di fare un progetto esterno ai Rhapsody, di musica più folk, per cui sempre ovviamente con le influenze che i Rhapsody conservano, ma più folk perché suo fratello Manuel Staropoli è sempre stato il flautista e il suonatore di qualsiasi cosa di strumenti a fiato che sentite nelle canzoni di Rhapsody. E, perciò questa era la volontà, insomma, di creare un progetto parallelo con me potenzialmente come cantante. Alla fine quella cosa lì non è mai partita, ma ho partecipato alla creazione dei cori. Come direttore di coro ho ingaggiato altri 7 cantanti all'epoca, e ho cantato anch'io, per fare i cori di Into the Legend, che è un disco che è uscito per il Rhapsody nel 2016, gennaio 2016. E dopo cosa è successo? Il Patatrack, Fabio ha lasciato anche Alex Holzbart, il batterista. Loro, avendomi già conosciuto per questa esperienza precedente come corista, direttore di coro, eccetera, mi hanno insomma fatto fare dei provini senza chiedere ad altri cantanti. È stato molto, molto bello da parte loro, proprio la fiducia che c'era già, più che altro per una questione proprio umana, per cui io ringrazio moltissimo Rob De Micheli e Alex che avevano già le idee abbastanza chiare, ecco, non, non hanno voluto indagare più di tanto, anche perché in qualche modo, appunto, avendo già fatto un disco insieme, mi ero già calato un po', ecco, in quel tipo di sound, e forse avevo già eh, capito quale poteva essere, insomma, l'andazzo, come si dice da queste parti. No, molto bello che Ehm, comunque come dire, la tua esperienza televisiva sia servita comunque come un forte incentivo poi invece su qualcosa di diverso, cioè ti ha dato una spinta ulteriore che poi non è stata magari la vittoria del format in sé per sé, ma mhm. eh,
come dire, l'ingresso, appunto, in questo caso nei Rhapsody, in un progetto già Eh sì, bello che collaudato, questo è molto figo. eh sì, Posso, sì, 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 posso sì. saltare di palo in frasca, ti voglio fare una domanda di nuovo tecnica, ma perché vedo che ne parli, quindi a me piace. Ascolta, Sì, premetto che io non ho, cioè faccio la premessa così dopo, se dico delle fregnacce mi correggi tu, che sei sicuramente ma, più ma ascolta. studiato di me. No, io non ho diplomi, non ho nessun tipo di riconoscimento da questo punto di vista, per cui quello che dico, ahimè, è più o meno quello che ho raccolto negli anni, però ti assicuro che potrei dire delle cazzate e fermami nel caso, ok? Non ti Abbraccio, preoccupare, davvero, davvero. abbraccio anche con la massima serenità. Davvero, giuro, perché nel senso io non sono né un foniatra, insomma, non ho, purtroppo non ho Sì, no, degli lo so, strumenti lo che hanno, so, per lo so, io esempio, sono uno di quelli che parla Nunzia un po' così, ma io Carrozza, ti eccetera. prego di non voglio che venga vissuta male questa cosa, no? Vai, Tranquilli, vai con la domanda tecnica. parliamo come mangiamo, ecco. Ho sentito che Ok. sia in questa versione con la quale ci hai deliziato adesso di Somebody's Love, che nella versione, se non sbaglio, della finale, perché hai cantato Sì, Somebody's Love, sì, sì. sulla parte finale fai una cosa. E Mhm, cosa ti vai. sto per chiedere? Sì, c'è una cosa che fai. Ok, forse. Gratti la voce. Ok, tu dici sul Somebody to love. Questo Esattamente qua? questa cosa qua. Ok. Ti ho chiesto questa cosa qua perché siccome che io parlo tantissimo di distorsioni vocali, Ok. che nota è Mhm. un È un sì? sì. No, è un do. Sì, perché credo che abbiano mantenuto la tonalità originale che è in sol diesis. Sì, io adesso sto facendo, sto frego, perché vedi c'ho il capotasto Mm. e la suono col sol, però è in sol diesis, per cui perché va a ribattere su un cos'è, mi bemolle Sì, però- e evidentemente sì. sì, 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 oh, è una cosa che Ok. fai spontaneamente quando ti va di farla, è una cosa che controlli, è una roba che fai di pancia, come dire. Come viene fuori questa cosa qua? Allora, viene fuori sicuramente anche per via del discorso che facevo prima della maschera, cioè facendo in modo che il viso non sia particolarmente contratto e che anche l'articolazione, in questo caso di una O, non dipenda troppo da questo, cioè dal come io lo articolo con la bocca, ma Mhm. tutto questo prevede già che io in quelle zone lì sappia che sono completamente in mista. Per esempio, il Do per me è una nota che canto, potrei cantare potenzialmente in M1 come fa un tenore, ok? Perché ho scoperto quest'anno, tra l'altro, che sono un tenore in tutto e per tutto. Cioè, prima Ah, di quest'anno, durante la registrazione del programma, sono stato da Enrico Di Lorenzo a Roma, ho fatto una visita foniatrica completa, mi ha fatto il video mentre cantavo, insomma è stato molto, molto bello sì, sì, conosco e Enrico De Lorenzo. mi ha confermato in tutto e per tutto che le corde, le risonanze, lo strumento sono quelle di un tenore, che per me non era ancora chiaro, nel senso io ho sempre pensato di essere un po' più baritonale, ok? Perché mi dicevo, ma scusa, io quando sono già sull'A, che ne so, di Africa, no, cioè, sento già che per me sarebbe meglio cambiare, no? E sentendo questo mi sono sempre chiesto se appunto la mia voce allora non fosse tenorile, perché se già sull'A dovevo cambiare, io dicevo, scusa, il tenore fa fino al Do, ci sono tenori che fanno il Re, ecco. Allora, mi è stato chiarito che comunque potenzialmente anche un tenore quando va in Si o in Do che deve affrontare queste note sta già un po' mischiando, passatemi il termine. Sì, Poi questo secondo me dipende in realtà da qual è il tipo di voce dalla quale si parte. Adesso vi dico una cosa, prima di finire il discorso su quella distorsione. Per me è stato importante capire che, per esempio, la mia voce gira in questa zona. Per cui Sabrina Romano mi ha detto: se tu hai una voce che si articola tra il Re e il Fa, ok, più o meno in questa zona,
potenzialmente vuol dire che le tue risonanze sono, come in uno strumento, attorno a quelle note. Questo cosa vuol dire? Che se io sto cantando qua, quando vado l'ottava sopra, devo cominciare a sospettare che ci sia la possibilità di girare, per esempio così. Ecco, allora vuol dire che in quella zona comincia la mia mista, c'è già la mia mista, perché sto già, anche se il Mi per me è una nota abbastanza semplice, però devo considerare che da lì le cose cominceranno a mischiarsi, ok? Questo è Certo. un po' il concetto. Questo può significare potenzialmente, ed è così che infatti per me il Mi dell'ottava sopra il Mi cantino della chitarra è una nota potenzialmente di testa. A volte la canto graffiata, tipo se devo fare Back in Black degli AC/DC non hai molte opzioni, perché se tu la fai Beh, sopranire certo. diventa Back in Black, I hate to say, I've been alone and glad to be. Ok, per cui Non è sì. siccome nessuno la vuole sentire così diventa Back in Black, I hate to say, I've been alone and glad to be back, yes I'm let loose from the news. Ok, tutti la vogliono sentire con questo squillo e allora cerco di adattare il suono, però potenzialmente già dal Mi comincia a essere in testa, eccetera, eccetera, tutta la testa, lo Fastidioso, so. cioè con amore te lo dico, proprio, ti voglio bene, E in adesso, questa mezz'ora che allora c'è. non so se ci arrivo alle ultime. Comunque potenzialmente in connessione con adduzione arrivo fino più o meno al Mi, più o meno, non lo canto mai, cioè dovrei fare proprio. No, infatti è venuto un bel Mi bemolle così a cazzo, Vabbè, vabbè, certo. però nel senso più o meno la mia voce gira così e mi sono allenato per fare in modo che avessi anche l'ottava sotto, per cui da dove qua vado più Senti comodamente. qua, bellissimo. Posso Ehm, chiederti quanta estensione hai? Così Più o meno. sono più o meno sono 4 ottave perché posso andare un po' più sotto, per cui se vado in Mi bemolle. Tranquillo, tranquillo, guarda, poi. Ok, ok. Però ti suona quando fai. Ti suona, Sì, bello. sì, Allora, questo dico questa perché. cosa qua, Dimmi, scusami dimmi. se ti interrompo, io questo video qua Sì, su sì. internet ogni tanto qualcuno mi attacca perché prende in giro chi parla dei cantanti con le 8 ottave, le Ok. famosissime impossibile, Beh, cioè, allora, non lo so, lo ovviamente sto dicendo io la mi gente che fa permetto delle di robe. dire che ho più o meno 4 ottave, ma ripeto che comunque le note più alte che ho non le canto praticamente mai, cioè a volte faccio dei cori in re o delle cose così, e se voglio scendere fino a un re, cazzo. Sì, anche lì, però lo prendi, eh. Sì, 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 però Davvero che ce l'ho. vabbè, insomma, è più vicino al fry, però ormai c'è. No, 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 E no. mi permetto di dire perché se canti 5 re, oh, in mezzo ci sono 4 ottave. E chi ne canta 4 che ne ha 3, tecnicamente, però vabbè, comunque fa lo stesso. Però io, per esempio, non considero il fatto che se in fry cioè c'è gente che fa risuonare molto bene, io a volte lo faccio per fare i cori, no? Il risuonatore in basso, per cui dove ti suona la voce ancora più in basso, e così ci sono anche quelli che fischiano. Io adesso il fischio quando sono caldo non riesco a farlo bene, però ogni Sì, tanto sì. quando lo faccio ovviamente vai oltre perché il fischio è altissimo, va lì Però a prendere comunque le c'è cose. questo. Ora hai cantato un re, cos'era? Un re 2? Eh, E ti suonava. si suona, Comunque, vabbè, sembra un rutto. però Ah. non ci canteresti mai, no, voglio dire. Ok. E poi ci hai fatto sentire un fischione che era 4 ottave sopra, e comunque sono 4 ottave. Sottolineiamolo, ragazzi, che qua a volte si parla di 5-6 ottavi come se fossero, capito, No, caramelle. no, sì, sì, sì. Sentite lui, cioè, capito già come c'è una voce estesissima sotto gli occhi di tutti, e comunque sono L'ho 4 ottave. allenata tanto, perché racconto a tutti che, per esempio, io tempo fa avevo provato, ho fatto i provini per il Notre Dame de Paris e c'è Ah, il tema, no, tempo delle cattedrali che comincia proprio con un sol puntato nella mia zona grave e io non riuscivo, facevo. E questo è il tempo delle cattedrali, dove cazzo è? Ah, lì la pietra si fa, eccetera, eccetera, no? Non riuscivo a fare non avevo corpo, non ce l'avevo, per cui ehm,
diciamo che mi è servito proprio il lavoro di adduzione e mantenimento della maschera, perché a tutti gli effetti e questo è il tempo. Eh, Poi sono anche invecchiato, proprio la voce si è abbassata un po'. Secondo me almeno di un paio di toni si è abbassata comunque rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa. È anche normale, insomma. No, no, beh, Credo, certo, guarda, poi non so. sì, sì, no, anche io non ho mai cantato repertori così alti, mi sono sempre specializzato in distorsioni, quindi non sono magari, sono più, forse sono un po' più rock, grunge, Mhm. piuttosto che così, non mi sono mai specializzato, però effettivamente ho notato che dopo i 24-25 anni, adesso andò a Audioslave, sì, sì, da quelle parti lì, ho perso comunque qualcosa I've in più. been watching while you've been coughing. I've been drinking light while you've been noses. So I drink to hell while you kill yourself. I got just one thing that I can offer. Go on and save yourself. Take it on me. Go and save yourself. Take it on me. Yeah. Grande. Che bello, adoro, adoro, adoro. E quindi, allora, quindi Dicevi, ritornami un sì. attimo sulla distorsione, visto che mi hai parlato, visto che mi hai cantato così. Ok, la premessa era questa perché quando devo distorcere, se sono nella mia zona mista, per me è molto più semplice. È molto più semplice distorcere per me dal mi cantino, appunto, per cui mi, non so come lo chiami, mi 3, dov'è? Sì, dipende E dalla miniatura. in poi, esatto, però diciamo questo mi, per cui na, ma, questo è il mio classico, cioè è il mio modo in cui distorco normalmente, e però c'è da dire una cosa, che appunto sempre da Enrico Di Lorenzo ho scoperto che quando faccio questa cosa ho una corda che rimane melodica e una che va in scream, per cui è una cosa abbastanza particolare perché se no potrebbe sembrare un sulcus, per esempio, o ehm, diciamo un difetto vocale, e invece appunto è una cosa che si è creata per me nel tempo per rimediare a un disagio, cioè quello che proprio io non riuscivo a trovare uno sporcato che non mi facesse male. Non riuscivo a trovare una distorsione che a fine giornata mi lasciasse tranquillo. E questo tipo di distorto assomiglia molto a quello di Sammy Hagar, dei secondo cantante famoso, diciamo, dei Van Halen, perché c'era anche Gary Cherone, somiglia un po' al modo nel quale distorce anche Steven Tyler, e per certi versi è anche vicino a quello che fa Axl Rose, per cui è un misto un po' di queste cose perché mi sono sempre, diciamo, mi piaceva cantare quei pezzi lì, e anche Peter Gabriel, perché Peter Gabriel quando sporca sentivo, no, che faceva questa cosa, oh! Cioè lasciava che ci fosse, no, questo pelo di aria in più, mentre però adduceva le corde, per cui questa cosa qui mi ha sempre portato e mi è sempre piaciuta molto per creare un po' di calore, no? E è una delle mie distorsioni. A volte però capita, sempre se sono in mista, come l'acuto a cui ti riferisci tu, che mi è venuto fuori in finale, eh, che lascio lo strumento fare più quello che farebbe un sassofono, una tromba. Lascio che ci sia tantissima risonanza e a volte twango o Eh, faccio cose che sono più vicine alla black music, per cui come Anastasia. E facendo così, no, io mi sento molto, molto rilassato nel modo nel quale canto, però l'effetto è ancora più distorto. Eh, per cui spero di essermi spiegato Guarda, un sì, po' sì, in sì, quello che guarda, è. io se ti va, visto che c'è un po' di gente connessa, ti condivido questo trip qua che Sì, forse ti può interessare, però vado sul trip vero e proprio, no? vai, vai. Che cosa ho scoperto e mi aggancio faccio tutto un excursus dal falsetto alla distorsione, è un trip incredibile, però sono sicuro che ti prende anche.
Allora, ho scoperto recentemente, in realtà era una cosa che avevo sotto gli occhi perché appunto mi è piaciuto mangiarmi un po' di informazioni riguardo al canto, Mhm, proprio alla tecnica. Effettivamente qual è la differenza fra la voce piena e il falsetto, no? mhm, Perché mhm. si può dire che sia il volume. Beh, in realtà se ci pensi no, perché a volte dei falsetti sono potentissimi, no? Hanno un volume Dopo ti incredibile. dico Allora, il mio parere, sì, sì, vai, vai. sì, sì, ma tanto possiamo condividere, cioè, nel senso che poi non è che c'è una risposta, se vogliamo. No, no, Però no, sono molto curioso, vai, dimmi, dimmi, dimmi. io ho trovato la mia risposta in questa cosa qua. Dovrebbe essere la forma d'onda. Cioè, a seconda di come avviene l'adduzione, le tue corde vocali vanno a disegnare o una sinusoide, quindi fondamentalmente un Mhm, suono più povero di armonici, no? Quindi mhm, la sinusoide non è una vera e propria sinusoide perché in natura non esiste, però un suono povero di armonici, oppure quando l'adduzione avviene con più efficacia, le corde sono più attaccate, ok? E indipendentemente da mhm, quanto le sostieni, da quanto lo fai forte, il disegno è più simile a un'onda quadra, ok? O mhm, un'onda, scusami, dente di sega, triangolare, più spigolosa. E anche il suono è più spigoloso, no? Se ci pensi. mhm, La distorsione in realtà dovrebbe essere cioè il passo ancora successivo, cioè un'adduzione talmente efficace che crea fra le corde un movimento turbolento, quasi ancora più spigoloso, un po' come delle bandiere al vento, no? Quindi mhm, mhm, questi suoni così mhm, grezzi, mhm, mhm. così, sono proprio il Sì, prodotto di una vibrazione irregolare, no? E, ok. ecco, come dire, in questo senso qua per me è stato abbastanza illuminante, come dire, è un percorso naturale delle cose. Quanto più vai a addurre con tonicità, con efficacia, quanto più Mhm. riesci a ottenere armonici, in questo caso la distorsione. Beh, mi sono fatto questo viaggio con te, insomma, perché mi piaceva condividere questa cosa che Sì, non è sì, da figo, tanto che l'ho figo. messa a fuoco e mi piaceva raccontartela, Allora insomma. io incalzo, come si dice, ravvivo il fuoco e ti dico che da parte mia invece ho cercato di capire più possibile i cantanti che mi piacciono e che fanno certe cose come parlavano, per cui partire proprio Ah, dal certo. modo nel quale la voce si articola nel parlato per capire perché facevano anche certe cose nel cantato, perché a volte le due cose non, cioè, sono completamente separate, no? Ci sono casi come quello di Marco Mengoni, per esempio, che per me è estremamente bravo e Bravissimo. parla in un modo completamente differente, per cui si è creato proprio un modo diverso di cantare rispetto a quello che è il parlato, che c'è una voce più Stavo chiusa, sempre, così, no? sì, Più sì. Dietro. flautata, così. Ed è molto interessante questo perché tutto può essere, cioè ognuno può scegliere come parlare, come cantare. Però parliamo un attimo sì di questa cosa della voce piena e del falsetto. Credo che la confusione nasca quando uno percepisce che si va in M2, adesso per tutti, no? Il corpo, questo credo di poterlo dire con abbastanza certezza, ha solo due condizioni, no? Principali, che sono l'M1 e l'M2, per cui Sì. l'M1 dove si parla, l'M2 dove senti che devi per forza cambiare meccanismo, per cui quando uno percepisce questa cosa anche non masticando linguaggio tecnico, dice va in falsetto. Tecnicamente ci può anche stare, nel senso, cioè intende dire che cambia voce. Quello che cambia per me però è la qualità del suono e il modo nel quale gestisco il suono. Per cui anziché cercare un suono troppo arioso, hey, 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 cambia solo il fatto che le corde sono più addotte, per cui anche scegliendo un suono completamente in testa, uno può farlo, no? In questo modo, ma c'è già una sorta di adduzione. Ma se uno vuole sentire un suono più squillante, deve essere diverso il modo nel quale tratti questa nota. Per cui senza... Cioè puoi anche lasciare la testa, perché io per esempio gioco molto tra il fatto che a volte la testa mi serve per appoggiare di più un suono, specialmente le I o le U, per esempio, Mhm. perché se devo fare una I, anche se la faccio comunque lascio che la testa suoni tanto, perché la I se no diventa
ci riuscirei neanche. Diventa no, piccolissima perché non ha spazio. Per forza devo lasciare che ci sia anche la testa. E quello che cambia è appunto il modo nel quale suonano le corde. Se fosse falsetto, come lo chiamano tutti, sarebbe cioè troppo morbido per essere abbinato invece alla voce dalla quale viene. Per cui l'altro discorso finale è: io cerco proprio ho cercato di studiare tanto nei punti nei quali la voce appunto si rompe, si va hai dei problemi, per cui i punti dove tutti si spaventano, no? E cercano di fuggire dalle proprie responsabilità, per me diventano quelli dove ho dovuto proprio studiare tanto. I'm facing with a dream, I'm never giving in, I'm with a show, perché sono proprio le cose che tutti temono, ok? E se tutti le temono vuol dire che lì c'è qualcosa che dà fastidio. Cos'è che dà fastidio? Che cazzo va a fare un bel re. Ok, e lui lo faceva ancora più sì. aperto così, e se pensiamo che è lo stesso acuto di yeah, 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 I don't wanna close my eyes. Cioè, però in quel punto lì Steven Tyler, per esempio, fa un suono evidentemente diverso. No? Con quei I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall. Cioè, non so come dire, percepisci quasi sempre che va a fare un suono diverso, invece quando tu devi proprio unirlo diventa un problema, sì, perché senti di dover rendere giustizia al fatto che è tutto vicino, tutto contiguo. Ecco, questo è più complicato. Poi comunque allora, mi sento di dire che comunque con la distorsione ti ha un po' tutto concesso, no? Se vogliamo. Ora, attenzione, sì, sono un cultore. Infatti dipende dal brano. Cioè, a me piace la distorsione fatta in un certo modo, non credo che uno debba utilizzarla perché allora non ci arriva e fa il verso. No, cioè, è bene che ci arrivi con quel suono distorto. Però forse sarebbe bello anche in distorto, Show Must Go On, però è una questione mia. Ecco, cioè, sì, no, sì, io se devo cantare Show Must Go On la devo graffiare comunque tutta, non pulita così. A schifo. Però, cioè, nel senso, trovi il modo di dare un senso, no? Insomma, in base a quelle che sono le tue abilità. Però sono convinto, credo di poter dire che ti è un po' più, cioè, ti è concesso un po' di più. Una volta che hai un po' di sport da tutte le parti, no? Passa un po' di più. Invece con questa pulizia a cristallo, come la fai tu, ecco, io avrei una paura folle ogni volta di doverla tirare fuori. È un modo difficile di cantare, tipo quello degli Europe, se ci pensi, però di Joy Tempest, dei tempi ovviamente. Cioè, comunque rimane un grandissimo cantante per me, ma ai tempi proprio lui faceva delle cose toste, perché è impulito fare tutte quelle cose lì, con quei bei vibrati così, o anche appunto il cantante degli Scorpions, tutti quelli che devono cantare così impulito, come si chiamava, Lou Gramm dei Foreigner, insomma ci sono delle voci veramente pazzesche. L'altro è Steve Perry, all'epoca con i Journey, era incredibile perché cioè, tutto forse troppo impiccato, però c'è c'è già nelle frasi della strofa just a small town girl living in a lonely world, it's just another going anywhere. Non so bene le parole, però c'è già qui lui faceva un sì nella strofa che è il sì di Show Must Go On, cioè così, no? Per cui la cosa che mi sento di dire a tutti e di consigliare è proprio di suonare le melodie che dobbiamo andare a cantare, perché ci rendiamo conto che cioè, in casi come questo, no, tu note
che sono l'acuto del Nessun Dorma, perché l'acuto del Nessun Dorma in sí, le devi fare continuamente nelle strofe, così, en passant. O in... no? Certo. Questo è Vincero! Ok? Esatto, se Cioè, ci e uno pensi ti è dice, proprio... ma com'è possibile? Dici, perché in un caso tu l'hai sempre sentita cantare da un tenore, no? In quel modo lì, dove tutti aspettano l'acuto e il pezzo è proprio geniale perché arriva in quel momento lì, quella nota lì, e no? E te la fa pesare tutto il tempo, mentre in questi pezzi qua c'è così, no? Via, sì, 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 continuamente. Per cui suonare le melodie o tirare giù le melodie vocali credo che sia veramente una questione fondamentale per capire intanto che note dobbiamo fare e come cioè che note realmente sono, perché tante volte magari uno non si rende conto di quali note cantare intanto. E poi proprio per rendersi conto in che zona vocale siamo, perché altrimenti magari uno si trova spaesato proprio perché non si rende conto che il sì per me è una nota mista. Io la canto direttamente mista, se vado su Show Must Go On, cioè non ho dubbi che devo partire Show must go on. L'alternativa sarebbe farla proprio tenorile. Show must go on. Però non so come dire, non mi sentirei leggero, no, abbastanza per affrontare tutto il pezzo. Ecco, non so se è chiaro questo. Sì, sì, cioè poi ora io chiaramente così da Instagram non ho il potere di recepire tutto quello che vorrei mentre canti, ma ho proprio l'idea che hai sviluppato un potere di risonanza. Sì, quando l'hai fatto più tenorile era più potente, ma quando l'hai fatto leggero era potentissimo lo stesso. E Perché il quindi suono rimane, cerco di far rimanere il suono in maschera, per cui c'è di non distaccarmi da un suono comunque che sul mio viso suona già bene nel parlato, capito? Cioè questo per me è la cosa importante. Poi sì, ovviamente sotto c'è anche tanta memoria fisica, perché comunque sono brani che conosco molto bene, però ecco, questo mestiere, se devo fare un brano che non conosco, lo devo fare sempre per cercare di capire quali sono le note che devo andare a cantare. a proposito, c'è stata una domanda che ti vorrei riportare. Sì? C'è una ragazza che aveva chiesto se ti alleni tutti i giorni, quanto studi per mantenere questa atleticità vocale così efficace. Allora, per amor di verità, nell'ultimo mese sono stato veramente pigro a livelli stellari, per cui no, ultimamente non sto cantando tutti i giorni, però ho fatto tanti periodi nel quale ho dovuto farlo e lo continuerò a fare, nel senso mi prendo il mio riposo perché ho capito anche che anche questo a volte mi serve per rinfrescare, se non devo farlo per forza, ecco. E io cerco di allenarmi più assiduamente quando, per esempio, sono sotto stress o sotto tour, per cui se devo partire per un tour, io già 2 o 3 settimane prima comincio tutti i giorni a cantare la scaletta, molto leggera, ok? Cioè senza già forzare la voce, però facendo in modo che il mio corpo si abitui al fatto che tutte le sere, tra le 6 e le 9, devo più o meno fare quel lavoro lì, proprio per una questione di abitudine. E l'altra cosa è che sì, ho passato periodi in cui tutti i giorni ho studiato, ho fatto, Cioè, per esempio durante la registrazione di All Together Now, per me è durata 40 giorni più o meno, perché abbiamo fatto 2 puntate alla settimana. E io durante quel periodo lì, cioè, mi ero già un pochino preparato prima, però in quei 40 giorni mi sentivo Superman, perché tutti i giorni dovevamo già la mattina alle 9 avere la voce sveglia, già ravvivata, per fare le prime prove in studio alle 10. Poi pranzo, poi dopo pranzo alle 2 o alle 3 di nuovo un'altra prova in studio. Poi la sera che si registrava, cioè c'era un iter molto lungo, la voce andava tenuta calda praticamente 12 ore al giorno, è stato un po' massacrante per certi versi, però appunto mi ha aiutato tantissimo a fare in modo che, sto leggendo, faccio anche io, ho iniziato poco, nei nei nei, sì, molto utile. Ehm, dopo vi faccio sentire come lo faccio io. È stato massacrante, però appunto a forza di farlo, sì, se uno ha il tempo tutti i giorni di farlo, ovviamente eh, cantare almeno tanto quanto dura una scaletta anche lunga, fa in modo che tu sia abituato, quando è ora, a fare una scaletta di 2 ore.
Se ne canti sempre una tutti i giorni, quando è ora di farne due, hai un problema. Magari lo affronti comunque bene, però faccio tutti questo esempio dello sport, cioè se tu tutti i giorni non cammini neanche un'oretta, non è che domani, se ti metti a fare 10 km di corsa, li fai bene. Se invece No, tutti i no. giorni almeno fai 12 km di corsa, quando è ora di farne 10, no? Cioè, Guarda, a me era capitato ormai qualche anno fa di essere contattato, ma lo conoscerai anche, Rob Marconi. sì, 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 lo saluto. per possibili sostituzioni alla fine, Ah, per il tributo a timidamente, Linkin Park, sì, sì. sì, timidamente io anche se non lo dico sempre, non li ho mai ascoltati tantissimo, però in qualche modo il colore richiama quella cosa Sì, lì, sì, riesco sì. abbastanza facile. E feci la stessa identica cosa, cioè gli dissi guarda, poi in realtà non è mai, insomma, non ha mai avuto bisogno, però gli ho detto guarda, facciamo che prima guardo un attimo se effettivamente riesco a reggere un repertorio, perché comunque lo devi mettere in voce, no? Ti metti lì e dici ok, cosa vuol dire cantare un'ora e mezzo di Linkin Park? E ti metti lì e te li fai, lo feci per insomma, vedere se riusciva a stare sulla voce. Penso che sia l'approccio migliore. Stai sonicchiando qualcosa. I'm gonna spread again. No, 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 no. No, no, mistakes. I'm my own worst enemy. I give it all. I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? It's all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. Ciao! Che Sì, figata. che bello, mamma mia, faccia l'anima su, com'era bello. Questo cos'è? Sì. Sì, anche È questo qua. sempre quel maledetto sì. È Sì, sì, sempre il sì. CD, il famoso CD. E lui te lo fa. Esatto, 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 perché effettivamente moltissimi pezzi con le note da soldi, come li chiama un mio amico Gabriele Gozzi, che lo saluto, Sì, saluto anch'io. finiscono spesso in si bemolle, in si, in do, cioè in do già più raramente, infatti Eye of the Tiger spaventa molti perché è tanto alta già nella strofa, cioè Rising up back on the street, my time took my chances, ma già qui when the distance now, già qui vai sul Sì. do, per cui c'è il problema è che tutto il resto del pezzo, se tu parti già teso qua per fare quel do, come lo farebbe un tenore, perché come la canterebbe Pavarotti, no? Rising up, back on the street, in my time, take my chances, when the distance now, I'm back on... Solo che se fai tutto il pezzo così, no? Sì, però nel senso... sto già, senti, rallentando, no, gli attacchi, il suono e tutto perché Esatto. il problema del rock e del pop è che le parole sono veloci, cioè tu devi dire when the distance now I'm back on my feet, così come la parli, non Sì, devi stare sì. lì, cioè le arie sono larghe anche per questo, perché così hai tempo di articolare, ma È lì tante dopo parole, cioè Eye of the Tiger è abbastanza... Eye è of the molto più Tiger on the ritmata. speed of the fight, è tutta cioè deve essere abbastanza... Rising up to the challenge of our rivals, and the last known survivor starts his prey in the night, and feels what cheaters are with the eye, the other tiger. Questo è dono. Sì, però per esempio consiglio a tutti di fare quello che mi faceva fare Michele, cioè spostare la tonalità, no? Rising up to the challenge of our rivals, and the last known survivor stops his prey in the night, and is watching us all with the eye, the other tiger. Io però, per esempio, salendo da qui in poi sono più comodo per certe cose, Sì, ho paradossalmente. capito, lo Se invece capisco. scendo, vado in si. Eye of the tiger is the cream of the fight, rising up to the challenge of our rivals. And the last known survivor stops his prey in the night, and this watching is all with the eye, the other tiger. Sì, però, capito, paradossalmente la voce, se devo puntarla sul sì, in questo modo,
diventa un po' più complicato, cioè non più complicato, però cambia il colore pian piano perché ti sposti, però Diciamo, per me tra sarebbe più virgolette, diciamo che facile. scusami, Sì, sì, dicevo, tra dicevo, virgolette non puoi alleggerirla, cioè è in un punto dove va eh, un po' riempita di più, se vogliamo. sì, perché sei ancora in una zona dove, per quello che mi riguarda, il sì lo posso cantare ancora un po' più come l'M1, ok? Invece se salgo so che almeno su quelle lì mi rilasso perché cambio, capito cosa voglio dire? Non so, questo dovrebbe valere un po' per chiunque. Sì, sì, oddio. Ehm, nel senso, però Lo dipende dal condivido, repertorio. lo Qua condivido. arriva infatti un discorso importante, cioè tante volte le canzoni che cantiamo, cioè io mi sono adattato questo repertorio su di me, ma non è detto che tutti lo debbano fare, cioè a volte scegli delle canzoni che su di te stanno benissimo, a volte invece sono troppo alte o troppo basse, per cui dipende da come uno poi affronta la cosa, cioè cambiando la tonalità oppure cercando di forzare il proprio strumento a fare quelle cose lì. Ma non le farai mai come le fa il cantante, questo deve essere chiaro per me, cioè a meno che appunto tu non parta da una voce molto simile, in quella che hai una voce che lavora in quel modo lì, cioè che cambia proprio, nel mio caso, tra il La, il Si e il Do. Sì, poi Allora si guarda, affronta. ci sono tante cose e poi, perché spesso si parla della dimensione del corde, della risonanza. Io per esempio recentemente ho fatto una scoperta, cioè se mi senti parlare, se mi senti, ora non ho cantato praticamente a parte due graffi di mio, avrei una voce pulita, cioè magari senti quando Mhm. Sì, parli. sì, beh, In verità sulla corda vocale destra ho un bel sulcus che mi ha mangiato una parte del bordo, quindi il mio ho falsetto, capito. sebbene io devo farlo, viene pulito, di suo Ah, se non lo compensassi come sarebbe sarebbe? eh, Ah, un con po', sì, sì, c'è un una pochino diplofonia, sì, sì, un devo, pochino. devo starci attento, però la voce cantata pulita Ok, è beh, pulita, però e questa perché tu dici dimensione che devi farlo pulito, per esempio? Cioè, dal punto di vista artistico è non un mi plus in prende. realtà, Eh sì, perché le voci più particolari, penso anche se dal vivo per me c'è un po' di problemi, ma Eric Martin dei Mr. Big, per esempio, cioè sì, per me già di suo aveva una voce sì, sì. pazzesca, cioè proprio nella timbrica, poi è un po', non è precisissimo, però cazzo, cioè veramente è estremamente interessante, no? Perché già anche nel parlato sembra distorto, strano, no? E per me sono tutte cose fantastiche invece dal punto di vista Infatti, artistico, perché no, solo per dire che le variabili, anche genetiche proprio, che ci stanno dietro a una timbrica vocale certo. possono essere tante, no? Cioè sì, c'è il fatto di essere più tenore o più baritono, però magari c'è una forma particolare delle corde, magari l'adduzione che avviene in un modo particolare, nel tuo caso appunto che la distorsione è data da questa cosa particolarissima più da una corda rispetto che dall'altra, cioè questa è un po' la figata delle voci, che sono effettivamente degli strumenti ehm, cioè, soltanto perché tu canti hai già la fortuna di avere uno strumento personalissimo perché è unico, è tuo, come dire, Eh sì. croce delizia, quello ti tieni, insomma, come dire. Quindi, vabbè, nel senso, era soltanto per staccarci un pochettino dalla, no? Dalla solita Sì, sì, sì. nomenclatura tenore, baritono, ci sono anche tante altre cose. Guarda, c'è anche un paio di domande. No, questa è un po' cattiva perché dice da quando Eric Martin ha smesso di È un fumare mio amico, lo conosco. è diventato Sei un un cretino, Ste. ciocchino. È un ragazzo simpaticissimo e super dotato, ma non parlo del suo. Dei suoi attributi Esatto, è molto, molto sessuali. simpatico e bravo, bravissimo. Bene, E... io non so, Sì, direi che se qualcuno vuole farci qualche domanda, prima di salutarci, visto che comunque sono le 10:20. Non è chiesto Don't sì, Cry. ditemi. Sì, perché c'è una che ha scritto Ci canti Don't Cry, non me la ricordo bene, non me la ricordo. Poverino, Poi, le cantate tutte, poverino. no, mi piace perché Talk to me softly, there's something in your eyes. Don't get your head in sorrow, please don't cry.
Qua ti dicono che, qua dice Daniele Calimera, ha detto, la cosa bella è che fai gli esempi, quando fai gli esempi sbagliati sono belli anche quelli. Tante volte sono più belli gli esempi, dopo quando li fai, che è ora di farli, cioè, sai quante volte anche là il programma, cioè le prove erano venute benissimo, poi dopo il momento di registrazione, cioè, Vabbè, arriva quanto massa l'emozione, sia, tutto così. la red light, come si dice? Il panico della luce rossa, il panico della registrazione, Sì, c'è sì, niente sì. da fare, quella cosa lì esiste. Giacomo mostra il tuo palato tipo come se fossi in una visita a otorino-laringo. C'è una discreta cavità orofaringea, ragazzi, di risonanza, qualcuno deve buttarmi via. Guarda, sarà stato come Homer quando dice sarà che gli trovano no, il pennarello nel cervello, no? Sarà perché facevo questo gioco, per me sarà che facevo il gioco di mettermi tipo le pesche intere in bocca e poi sputare solo il seme e mandarle giù. È così che... Madonna, cioè, questa cosa è impressionante. Vabbè, no, vabbè, tanto Steven Tyler ci manda a casa tutti, insomma, E per Steven cui... Tyler fa schifo. Veramente. Comunque Mangia le sì, noci di cocco senza non sbucciarle. tendo più ad aprire tantissimo la bocca, a meno che sì, non stia facendo veramente una roba super in testa, perché allora lì ho proprio bisogno di creare spazio, cioè da questo punto in poi sì, se devi fare una A così, cioè, per forza di cose apro tutto quello che devo aprire. Ma guarda, ti Però giuro che sì, allora. Scusa, finisci pure, poi ti dico una sì, sì, cosa. sì, no, no, tutto qua, nel senso che l'apertura verticale, ecco, è diventata un po' meno importante per me fino a un certo punto. È stata più importante capire come sorridere o come piangere, no? Per puntare il suono ad altezza orecchie. Adesso vi dico l'ultima Mm. cosa così dopo capite. Cioè, per me la mista va affrontata qui. Cioè già, ehi, ehi, ehi! Io facendo già una E chiusa, tipo E, questo E, quello, ehi, ehi! Tendo a cercare di sentire la voce che suona qui, per cui se devo articolare parto da qui. A, E, I, O, U, e sulla I si sente meglio. Per cui questa cosa mi ha portato a lavorare più orizzontalmente che verticalmente. I, a, e, eccetera, no? Per cui Praticamente non muove niente, sembra che non stai neanche cantando. perché penso più al suono Rilassatissimo. che cerca di spostarsi e rimanere qui, se no scavallare verso la testa, però nella zona diciamo più antipatica, ehm, ecco, scusa, stavo leggendo nel Sì, mentre. guarda, ci sono state una miriade di domande anche riguardo i sovracuti, però penso che Ah, insomma è dall'inizio di questa diretta che hai dato un sacco di consigli, comunque riguardo anche questo è molto interessante. E quindi non fidarsi dell'abbondante articolazione, ma ricercare una propria accezione diversa, appunto non l'ho mai visto fare. Cioè, abbiamo avuto un sacco di spunti super interessanti. Quindi guarda, io ti grazie. dico, hai cantato tantissimo, cioè, mi dispiace che non possiamo suonare insieme perché ancora non si può fare, ma ne avrei avuto una voglia incredibile perché sei proprio, si vede Grazie. un animalaccio da palco di quelli che deve Ma in realtà cantare, deve temo ancora il cantare. palco, però mi piace, sì, perché ormai non so come dire, mi piace il fatto che sento che la voce è immediata, cioè se scelgo di fare una cosa esce e questo sicuramente mi aiuta tanto perché non temo più, ecco, il momento dell'attacco. L'attacco è sempre stato un momento abbastanza critico, specialmente in mista, proprio perché si rischia di fare no, più errori, perché è una zona un po' delicata dove rischiamo di fare no, quello che chiamo il Tarzan, per cui di che Sì, partono sì. quel suono lì. Tra l'altro c'è qualcuno che giustamente l'ha notato perché è lì, per sempre lo potrai vedere su YouTube, ma nella prima blind dove ho fatto rock and roll, no? Eccetera così, nella seconda strofa tipo mi è partito un Tarzan, per cui cioè tipo dopo faccio I can go stairs, cioè mi è partito proprio un I can go stairs, I'm laughing alone, yeah yeah yeah.
La E, verità è ehm, questo, signori, cioè siamo umani, voglio No, dire. no, però col tempo dopo io sono uno che dice porca puttana, ho sbagliato lì, allora adesso tutte le volte che faccio quella frase I can't count the tears of a life in a love, perché questo è quello che volevo fare, no? I can't count Chiaro. the tears of a life in a love, yeah, yeah, yeah. Però, non so come dire, ci è voluto quell'errore lì e dire, ma porca puttana, perché quando? Perché ero in una situazione di stress, c'era una A, perché I can count the tears, I can count the tears of my love, e sulla A è partito tutto perché ancora all'epoca pensavo la A articolandola, no? Molto aperta, sì, ti ha fatto Eh, perché ha prodotto la laringe un po' più però vabbè, subito. non è una giustificazione, è per dire che ci sono delle cose che io tendo a migliorare ogni volta, sono un maniaco, riguardo tutti i video, perché dico, cazzo, qua, allora qui, allora... Guarda, Eh, rispondo a una domanda perché l'ho vista sì, passare, vai. c'era questo ragazzo che diceva, mi permetto, poi tu magari vedrai se sei d'accordo come diceva, ho ancora fatica, mi sento chiudere sugli acuti, mi sento strozzare, può essere perché ho abitudini di distorsioni sbagliate, mi sento di dirgli di sì, nel Mhm. senso che è stata una cosa che mi ha riguardato per un sacco di tempo, eh, cioè di avere prima imparato, prima ascoltavo roba veramente cattiva, Giacomo, cioè proprio Mhm. Cannibal Corpse, capito, per capirci, Vabbè, beh, quindi era tutto why not? violenza pura, però poi dopo ho voluto imparare a cantare e mi ricordo che comunque il mio approccio era quello di chiudere tanto e quindi affrontare la difficoltà, quindi affrontare il passaggio era chiudere e è stato importante Mhm. ripulire completamente tutto prima di riprendere le distorsioni. E poi invece dopo Ho con il capito. tempo le distorsioni sono diventate per me amiche, cioè che mi aiutano di più sulla porzione acuta Sì, piuttosto sì, che sì. la parte pulita. Ora poi Lancio seguire. un'impressione, è anche forse dovuta al fatto che molti pensano che quando la voce squilla e senti le corde vocali che lavorano, in molti pensano di fare dei suoni detti di gola, ok? Però questa Sempre penso che più sia una difficile. sensazione molto, molto personale e che viene anche dal fatto che dipende da che genere uno vuole fare, cioè intanto per forza i suoni vengono dalla gola, così per dire. Però sì, capisco cosa non vuol dire, che magari si Grazie sente Giacomo, grazie, guarda, dici un sacco di cose No, che no, non è beh, vero. No, no, però dipende, sì, cioè, a volte certo, però molto dipende proprio dalla serenità con la quale facciamo certi suoni. Se uno fa certi suoni con tanta serenità, potrebbe voler dire appunto che i suoi suoni in tranquillità sono così. C'è sempre da capire che tipo di strumento siamo. A tanti faccio sentire, per esempio, un'intervista con Ian Anderson, non, mi confondo sempre perché uno è il cantante dei Jethro Tull e sì, l'altro è il cantante degli Yes, quello di sì, ho una... Move yourself, you wanna move your mate, oh, the story goes. Io sentivo questa voce qua, no, da piccolo, non sapevo neanche che fosse un uomo. Pensavo fosse una donna, perché lui in un disco di Vangelis aveva fatto un casino di canzoni con Vangelis e io dicevo, boh, a me sembra una donna. Dopo ho scoperto che lui, per esempio, non ha mai avuto il cambio, per cui ha 70 anni e passa, mi pare, e non ha mai avuto il cambio di voce che ci si aspetta normalmente, per cui parla ancora a 70 anni come una ragazza quasi. Per cui dipende sempre dalla voce che stiamo affrontando e dalla persona che stiamo cercando Assolutamente. di capire. Comunque E questa può cosa darsi che anche noi... scusami. Sì, sì, dimmi, dimmi, perché ogni tanto vai via, c'è il video che si frizza, però... Ok, dimmi, dimmi. Sì, poi è difficile non parlarci sopra perché siamo un pochino in differita. No, dicevo, questa cosa della gola, no? Cantare di gola è proprio un'affermazione che fatico io a assimilare, nel senso che la laringe è nella gola, la parte che vibra dello strumento è Mm? nella gola, cioè pensare di non percepire alcun tipo di sensazione che riguardi quello che sta nella gola significa non usarne i muscoli che stanno all'interno. Ora, è chiaro che nel momento in cui uno cioè, proprio veramente fona con una cattiveria, però ecco cantare appunto quando parlavi di questi suoni brillanti che a qualcuno sembrano suoni di gola, Mhm. ma può anche essere, però non vuol dire davvero un granché, condivido con te, insomma, che è un'affermazione un No, po' fuorviana. dopo diventa gusto. Io lo so che ci sono tante persone che hanno commentato anche durante il programma che strillo, che urlo.
lo capisco perché giustamente cioè, quello che faccio è fondamentalmente vicino al rock, per cui la distorsione, la forza che ci metto, non so come dire, che poi sembra, perché ripeto, io fisicamente non metto così tanta forza per cantare. Si vede. E ne ho messa tanta per controllare quanta aria sto usando, con che pressione, eccetera, eccetera, per il cambio, sui punti di cambio, cioè questo sì. Però ecco, fisicamente non ho tutta questa forza. Invece Nino, che saluto, per esempio Gaetano, che era un altro dei concorrenti che è uscito alla settima, alla semifinale, è uno che per esempio faceva 300 e passa chili in stacco, perché faceva strongman, e quello, lui quando canta ha proprio forza, cioè tu percepisci fisicamente un volume allucinante, ne ha almeno 2 volte il mio, in zona tenore. E per cui dipende dalla persona, cioè lui ha tutto il fisico che gli permette di essere così potente, potrebbe fare tranquillamente il tenore da opera, perché ha un volume che va bene per il teatro non microfonato. Io no, cioè nel senso per fare quel volume lì dovrei veramente allora sforzarmi e sarebbe meglio che essere Beh, c'è un microfonato. microfono, Io cioè, no. voglio dire, c'è il Sì, sì, però microfono. nel senso, io per esempio sarei inadatto per fare proprio il tenore puro, perché Sì, sì. per esempio ne seguo uno che si chiama Javier Camarena, che mi piace tantissimo, però cioè, con 1,60 m di uomo fa un volume allucinante, insomma, e questo è richiesto proprio nella lirica ed è difficile proprio per questo la lirica, perché ti tocca proprio avere un volume sempre pazzesco. Un altro sport, lo conosco bene l'ambiente perché la mia ragazza è una cantante lirica professionista, quindi Ah, so di penso cosa te. stiamo parlando, cioè quando Sì. veramente quando litighiamo, sai, lei Ti parla, io sovrasta. Esatto, bellissimo. e non esisti. Vabbè, Grande. Giacomo, io direi che insomma abbiamo condiviso un sacco di cose bellissime noi per un'ora e mezza e direi insomma Aspetta, ecco, che ci salutiamo, sì, ma sì, dai, così almeno riaccendo. poi Ecco, possiamo condividere questa live, la lascerò qua, la lascerò sicuramente su YouTube. Io ti ringrazio, è stato veramente interessante parlare di tecnica con grazie te, a te. che anche, chiaramente ho avuto piacere di ascoltarti, quindi a parte condividere qualcosa, ti assicuro che condivido veramente tanto con le cose che dici e mi ha fatto piacere Bene, appunto dai. sapere che dall'altra parte comunque d'Italia, con un percorso completamente diverso, vediamo delle cose molto simili. È stato un Bene, dai, piacere quando vuoi, guarda, conoscerti. se vogliamo ripetere per me è un piacere, magari ci focalizziamo più su certi aspetti, vedendo se qualcuno ne richiede in particolare, insomma, Lo richiede di facciamo, andare ad analizzare qualcosa in particolare, molto volentieri, dai. lo facciamo assolutamente, assolutamente, guarda, promesso. Ti Bene. ringrazio tantissimo, ringrazio tutti i presenti numerosissimi. Un abbraccione, in bocca al lupo per la tua meravigliosa carriera. Grazie, Ci viva il sentiamo presto. lupo, Ah, voglio anche a te. ringraziare Mirko Sereni, Kenshiro, che se non c'era lui, questo Ah, io grande, sì, avrei sì, sì, avuto esatto. sì, una persona d'oro, Grandissimo, no? gli Quindi voglio un bene. abbraccio anche a lui. Grazie Ciao Mirko. grande, un abbraccio, grazie mille per i Kenshiro. complimenti. Kenshiro, sei un grande. Ciao, Ciao ciao a Giacomo, tutti. ciao, 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 ciao. ciao, ciao.